Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto un racconto lungo, coinvolgente e pieno di dettagli su una delle coppie più seguite del panorama televisivo turco, Gökberk Demirci e Özge Yağız. Preparatevi a ripercorrere tappe, emozioni, fraintendimenti e scelte difficili. Se vi piacciono i video approfonditi, ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare un like e, se volete, sostenere il mio lavoro cliccando su Unisciti. Adesso, mettetevi comodi, cominciamo. Un amore nato tra Chuck e Copioni. La loro è una storia che molti hanno imparato ad amare sul set, dove professionalità e complicità hanno acceso la fantasia del pubblico. È tipico che quando due attori funzionano così bene in scena, le persone inizino a chiedersi quanto di quella magia sopravviva anche lontano dai riflettori. Col tempo, i due sono diventati un punto di riferimento per chi crede nelle storie intense e nell'idea che la fiducia si costruisca a piccoli passi, con gesti quotidiani e parole misurate. La pressione dell'attenzione pubblica. L'attenzione costante può trasformarsi in una lente impietosa. Ogni like, ogni foto, ogni assenza diventa una prova da interpretare. In questo clima, piccoli contrattempi rischiano di diventare montagne. È in questo contesto che, secondo diverse indiscrezioni, tra Gökberk e Özge avrebbero iniziato ad affiorare gelosie e malintesi. Non è una novità nel mondo dello spettacolo, basta un messaggio fuori contesto, un invito a un evento non condiviso, una voce mormorata nel momento sbagliato perché il dubbio prenda corpo. La pausa e il ritorno. Chi li segue ricorda bene la fase di distanza che ha interrotto il loro percorso. Una pausa che, a detta di molti, sarebbe stata necessaria per rimettere a fuoco priorità, equilibri e aspettative reciproche. Vivere una relazione sotto i riflettori significa dover accordare due tempi, il tempo dell'amore, lento e profondo, e quello della notorietà, rapido e talvolta superficiale. Dopo quel periodo, sono arrivate segnalazioni di un riavvicinamento, raccontato non da proclami ma da dettagli, uno sguardo a un evento, un gesto di attenzione, un passo fatto l'uno verso l'altra con naturalezza. Le voci che tornano a farsi sentire. Ed è qui che la narrazione si fa più delicata. Da alcune fonti vicine all'ambiente sono filtrate voci su contatti non richiesti ricevuti da Özge, messaggi e attenzioni di terzi che, sebbene non cercati, avrebbero irritato Gökberk. Ricordiamo sempre, si tratta di racconti non confermati, indiscrezioni da trattare con prudenza. In ogni caso, l'effetto di queste situazioni, quando capitano, è prevedibile, si innesta la dinamica del «perché non me l'hai detto prima», si attivano vecchie fragilità e il dialogo si fa più acceso. L'anniversario e la serata che non è andata come previsto. Proprio mentre il pubblico festeggiava un anniversario simbolico della coppia, una ricorrenza che per molti rappresentava la vittoria del sentimento sulle difficoltà, i due avrebbero scelto di ritagliarsi una cena intima, lontano dalle telecamere, per festeggiare in modo semplice. L'intenzione, raccontano, era quella di mettere da parte ogni tensione, brindare ai traguardi e magari parlare con calma del futuro. Eppure, tra una portata e l'altra, sarebbero riaffiorati i nodi, un telefono che vibra, una domanda rimandata da giorni, una risposta data con il tono sbagliato. Chi li conosce sostiene che non ci sia stato nulla di clamoroso, se non l'incontro tra sensibilità diverse, da una parte il bisogno di certezze, dall'altra la richiesta di fiducia senza interrogatori. La serata si sarebbe chiusa in fretta, con quell'amarezza tipica delle occasioni mancate. Ma ogni storia adulta conosce anche questi passaggi. Ci sono cene che aprono varchi e cene che li richiudono, spesso temporaneamente. L'importante è ciò che accade dopo. Gelosia, confini e rispetto. Parliamo di gelosia, non quella teatrale, ma quella che nasce dal timore di perdere l'altro. In una relazione esposta, i confini vanno definiti con chiarezza. Chi può scriverti a tarda sera? Quanto spazio dare alla cortesia professionale quando si confonde con l'interesse personale? E soprattutto, quanta trasparenza è giusta senza trasformare l'amore in controllo? Ogni coppia trova la sua misura. Le storie durature sono quelle in cui i confini non vengono imposti, ma negoziati con empatia. Il ruolo dei social, tra realtà e percezione. Un post può cambiare il tono di una giornata.
Una storia condivisa può scatenare congetture. A volte, la scelta migliore è rallentare la comunicazione pubblica e accelerare quella privata. Chi ha incrociato Gökberk e Özge in questi mesi li descrive come due persone che stanno lavorando sulla qualità della conversazione, non sulla quantità. Un messaggio in meno pubblicato, 10 frasi in più scambiate guardandosi negli occhi. È lì che si sposta l'ago della bilancia. Quando il passato bussa. Anche se si volta pagina, il passato ogni tanto torna a bussare, colleghi con cui si è lavorato, conoscenze di vecchia data, contatti professionali che si sovrappongono alla vita personale. Non è raro che, in queste fasi, i partner si chiedano reciprocamente una maggiore sensibilità, informare, spiegare, contestualizzare. Una fatica in più nel breve periodo, un investimento nel lungo. Il lavoro come specchio. Le energie di ciò che accade a casa si riflettono sul lavoro e viceversa. Entrambi sono attori abituati alla disciplina, leggere copioni, provare, ripetere, correggere. Questa rigidità è un dono anche nella vita privata. Chi li osserva da vicino parla di una scelta precisa, ritrovare il passo, ciascuno rispettando il ritmo dell'altro. Non si corre dove l'altro cammina, non si accelera un chiarimento perché la timeline dei social lo pretende. Si procede con il passo che serve per non inciampare di nuovo. Come si attraversa una crisi senza perdersi. Le relazioni non si misurano dall'assenza di conflitti, ma da come si affrontano. Alcune buone pratiche, che tante coppie adottano e che potrebbero essere utili anche qui. Tempo dedicato, non solo uscire, ma ritagliarsi momenti di qualità senza distrazioni. Parole chiare, toni calmi, il contenuto conta, ma anche la forma con cui viene espresso. Trasparenza proporzionata. Condividere ciò che aiuta a capirsi, non tutto ciò che alimenta l'ansia. Fiducia come scelta, non è un sentimento automatico, è un atto che si rinnova. La voce dei fan. La community che li segue è affezionata, creativa e partecipe. In tanti hanno scritto messaggi di sostegno, ricordando che l'amore vero non è fatto solo di foto perfette, ma di tentativi, aggiustamenti, perdono. È bello vedere come parte del pubblico abbia imparato a non chiedere dettagli e a tifare in silenzio, un rispetto che fa bene a tutti, soprattutto quando i momenti sono delicati. E adesso? Che cosa ci si può aspettare? La versione adulta della speranza è semplice: augurare che trovino strumenti per parlarsi meglio, che trasformino la gelosia in cura dei confini, che i messaggi inopportuni restino dove devono restare, fuori dalla loro quotidianità, e che le cene future si chiudano con un sorriso e non con un conto lasciato a metà. Se poi le strade, per ragioni loro, dovessero separarsi, il rispetto chiuderà il cerchio. Ma se decideranno di continuare insieme, avranno una cosa in più: la conoscenza delle proprie fragilità. Una riflessione finale. Nelle storie moderne chiediamo sempre chi ha ragione e chi ha torto. Forse la domanda giusta, per Gökberk e Özge come per tutti noi, è un'altra: che cosa serve a questa relazione per stare meglio? A volte serve dire mi dispiace, altre serve pretendere meno dal mondo e di più da se stessi. Servono scelte piccole e ripetute, che costruiscano fiducia dove la paura vorrebbe farsi spazio. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi contenuti. Nei commenti raccontatemi, secondo voi quali sono i confini sani in una relazione sotto i riflettori? E quale sarebbe il gesto che, al posto loro, vi farebbe dire ripartiamo da qui? Grazie per essere rimasti con me fino alla fine. Ci vediamo presto con un nuovo video. A presto e buona giornata.